Regata Vendée Globe 2024 sulla terra piana di Hervé Ribony. Un caro e caldo saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus. Non dimenticate di farvi dono o donare i libri Il risveglio, è a colori solo nella versione ebook, e Il secolare nuovo ordine del male, da aprire e leggere sfogliando le pagine a caso e scoprire che si adatta ad ogni vostro momento. La pagina web Indice Alfabetico, con oltre 3200 voci da consultare liberamente, con video che ho prodotto, o realizzato o tradotto e con i PDF da scaricare, non ha bisogno di alcun abbonamento e tantomeno nessuna registrazione. Se vi gusta potete sostenere tutta questa immensa raccolta anche col semplice valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal. Il video che segue è la quarta traduzione che posto di Hervé Ribony, uno dei velisti che hanno preso parte ad almeno una tappa offshore della regata mondiale Vendée Globe. Sul fornito indice alfabetico trovate altri 3 video del francese Hervé Ribony sotto le voci: La nostra terra piana, Declinazione magnetica per nascondere la terra piana e Fusi orari nascondono la terra piana. Buona visione! Buongiorno. Solo un piccolo video per seguire quello precedente che mostra le velocità medie delle imbarcazioni della Vendée Globe, che sono impossibili sul globo ma che corrispondono perfettamente su una terra piana. Attualmente si sta svolgendo la Vendée Globe, è una gara che si svolge ogni 4 anni. Le scialuppe sono attualmente sul 50° grado sud e le prime stanno entrando nel Pacifico. Come abbiamo detto nell'ultimo video, le anomalie delle velocità medie delle imbarcazioni si ripetono ogni volta in giro per il mondo con barche a vela da regata. Questa edizione non fa eccezione. Infatti, i manipolatori non hanno modo di imbrogliare con i giorni che i marinai trascorrono in mare e le false distanze sul globo. Il primo concorrente ha realizzato una velocità media di 15,66 nodi nella discesa sull'Atlantico. Quindi le barche partono dalla Francia e nella discesa dell'Atlantico fino a Città del Capo, qui, bene, il primo ha realizzato una media di 15,66 nodi per coprire 7.200 miglia nautiche, da qui a qui, 7.200 miglia nautiche in 19 giorni, 3 ore e 45 minuti, che equivalgono a una velocità media di 15,66 nodi e ha quindi fatto una velocità di 15,54 nodi, quindi poco meno della prima parte del percorso nella discesa dell'Atlantico, quindi un po' più lento dell'attraversamento dell'Oceano Indiano, quindi l'Oceano Indiano dal Sudafrica a Capo Lewin, qui sono 3.700 miglia e le ha fatte in 19 giorni e 22 ore. Sono di più, tanto da migliorare il record delle imbarcazioni della Vendée Globe di 15 ore, quindi è stato molto veloce. Come abbiamo visto nel video precedente, con le carte dei piloti, queste sono le statistiche dei venti in forza e direzione, abbiamo visto durante la discesa sull'Atlantico, qui, le condizioni sono molto meno peggio per fare buone velocità medie di velocità rispetto al 50° grado sud, dove soffiano i venti dominanti occidentali e sono molto stabili, sono forti, quindi si va molto più velocemente. E oltre a questo, questa edizione in generale era ancora piuttosto lenta, come vediamo in questo video che è stato girato da uno dei leader. È sicuro che non sta procedendo molto rapidamente, ma d'altronde siamo bravi. Abbiamo superato la prima settimana sul mare, non molto veloce con questa storia. Siamo solo a Capoverde e basti dire che non siamo in vantaggio. Anche in un momento normale saremmo già più lenti delle ultime 4 regate Vendée Globe. Quindi
è probabile che continui per un po' perché non è violento nemmeno dopo la cintura di venti leggeri. All'improvviso è difficile pianificare perché con tanta lentezza non puoi prevedere molto bene il tempo lontano, il meteo che arriverà. E viceversa, l'attraversamento dell'Oceano Indiano è stato molto veloce sin dal record che è stato battuto. Nodi di vento, mare da 6 a 8 metri. Guardatela, guardatela, è una montagna. Lo stato del mare, amici miei. Abbiamo più di 50 nodi di vento. Stai attento. Attenzione. Ah, fate attenzione. Fa caldo. Là, fa molto caldo. Dunque, si comprende che queste velocità medie sono semplicemente impossibili e ridicole. Al contrario, su una terra piana, con gli stessi dati, la velocità media del primo concorrente è del 37% più veloce sulla traversata dell'Oceano Indiano che nella discesa dell'Atlantico. Lo ripeto, del 37% più veloce sulla traversata dell'Oceano Indiano che nella discesa dell'Atlantico, mentre ufficialmente era anche un po' più veloce sulla discesa dell'Atlantico che nell'Oceano Indiano. Ora si comprende che questo è completamente ridicolo. Voilà, ti consiglio di guardare il video precedente per tutti i dettagli riguardo questa prova inconfutabile che siamo su un modello di terra piana. I mezzi delle imbarcazioni da regata lo sono veramente i killer del globo. Voilà, sto lavorando su un lungo video riguardo gli argomenti che ho menzionato nell'ultimo video e penso di poterlo pubblicare in primavera. Grazie del vostro ascolto.